Ecco, 坚持啊！ come ho fatto a imparare 7 lingue Lara, Forest, Farm, in 3 mesi in un villaggio turistico. Wie heißt Mog? Ja, Ja. Ja, ist Karai. ja, jetzt kommst Ciao, sono Luca e ho appena concluso una stagione in un villaggio turistico. E oggi vi spiegherò come ho fatto a imparare così tanto le lingue in così poco tempo. In questo video vi dirò come ho fatto, perché l'ho fatto e quali lingue ho imparato. Partiamo dal perché l'ho fatto. Essendo un lavoro, specialmente il mio ruolo di contatto, di parlare con le persone, conoscere le persone, farle stare bene, magari imparo la loro lingua così riesco a capire meglio, a rapportarmi meglio. Cosa ho imparato? Se parli ad una persona nella propria lingua, questa ti apre il suo mondo in una maniera incredibile che con l'inglese non potresti mai raggiungere quel livello con l'inglese. Viene una famiglia olandese, se ti parli in inglese, ciao come stai, da dove vieni, ti rispondo in un modo. Se gli parli olandese, tu gli vedi gli occhi che brillano. Appena ho capito il potenziale di questa cosa, l'ho sfruttata subito con tutte le lingue. E penso sia pure una cosa che possa abbattere, no, la barriera culturale, perché se un ragazzo viene vicino a te e ti parla nella tua lingua, che sia portoghese, svedese, taiwanese, sei più propenso a parlare con lui in maniera più sincera. Ma un altro modo per far aprire gli stranieri che però sono immigrati in Italia e parlano italiano è parlare sì in italiano ma della loro terra. Non trovo che scende la lacrimuccia quando parlano del loro paese. Alla fine nessuno è così contento di venire in Italia. La patria manca a tutti, a tutti. Prima di passare al come ho fatto, andiamo a vedere le 3 lingue che meno mi sono piaciute. L'ultima metterei il tedesco, brutto. Conversazione iniziale in tedesco. Di qua sono io e di qua sono il tedesco. Hallo, wie geht's? Gut. Wo kommst du her? Deutschland. I know Deutschland. Which city? Munich. Wie alt bist du? 20. È una conversazione a senso unico, capito? Cioè non c'è risposta unilaterale. A parte lato caratteriale dei tedeschi, la lingua è bruttissima. Sopra il tedesco metterei l'olandese, perché l'olandese, nonostante sia molto più difficile, molto più brutto da pronunciare, mi piace di più dei tedeschi. Gli olandesi parlano, sono molto aperti, però sono molto più casinisti dei tedeschi e fanno guai quando si mettono a bere. E a voglia. Hi, where are you from? Netherlands. Netherlands, vieni amico mio. Barbogliai. Netherlands, ho capito Netherlands, alto. E dice una città, Amsterdam. E io dico sempre, ma nel sud dell'Olanda, perché per venire in Italia vengono quasi sempre dal sud dell'Olanda, così sembra che io conosca l'Olanda. In realtà non so nemmeno una città. E quello dice, sì, il sud dell'Olanda. È capitato tipo almeno 70-80% delle volte. Wat is jouw naam? Giacomino. E io, Luca. Hoe gaat het? Goed, met jou? Goed. Oud ben jij? Ik 14. En you? 23, eccetera. Sopra l'olandese metterei il danese. Difficile come queste altre lingue nordiche perché non hanno niente di latino, quindi non capisci nessuna parola. Hallo, bella dit naam. Hi, I'm Sprachti. Von de Hatude. Jij te got. You? Jij te got. I danesi sono un popolo sì freddo come tutti i popoli nordici, però loro fanno la loro parte, cioè sono rispettosi. I tedeschi e ancora di più gli olandesi sì sono nordici ma sono casinisti, invece i danesi, una cosa che ho imparato in tutte le lingue, ti amo, perché è una frase bellissima. Quando dici a quella persona, che sia, che ne so, un bambino, un ragazzo o una nonna, ridono sempre in qualsiasi lingua. E quindi in danese dicevo Ja, ist Karai. Ja, jetzt kommst ridevo. In tedesco è Ich liebe dich, in olandese è Ich hou von jou. Prima di passare alle altre 3 lingue che sono piaciute maggiormente, andrò a dire come ho fatto. Veniva una famiglia. Io andavo incontro per presentarmi e per aprire le porte al villaggio, no? Dicevo Where are you from? E loro rispondevano Netherlands. Allora dico, wow, bella, amici olandesi, venite qua, ci sediamo a tavolino e dico, io sto imparando l'olandese, spiegatemi come si dice, come ti chiami? Allora quello me lo diceva, wat is jouw naam? Io ovviamente non è che me lo scrivo con la scrittura olandese, ma secondo la mia pronuncia, no? Quindi letteralmente wat is jouw naam? E mi scrivevo tutte queste frasi. Io ho un file, una pagina delle note così, dove ho tutte le lingue con tutte queste frasi. Come ti chiami, da dove vieni, come stai, ti amo, ti voglio bene, ciao, arrivederci, buonanotte, buongiorno. E loro erano molto propensi ad aiutarmi, ad insegnarmi la loro lingua, perché loro vengono in Italia e stanno insegnando la loro lingua in Italia. Stai portando la tua lingua in un altro paese. Nessuno mi ha detto di no o nessuno
accettato giusto perché io lo stessi chiedendo. Cioè tutti quanti avevano piacere di insegnarmi un po' della loro lingua. Ed ora passiamo alle migliori lingue, le lingue latine. Partiamo col portoghese. Tutti i brasiliani immigrati in Italia. E vi giuro, come i brasiliani hanno nostalgia della propria terra, nessuno, cioè sembra, non lo so, il paradiso per loro. Ci ritornano spesso e gli manca come una cosa assurda, pure perché i brasiliani sono peggio di noi, cioè hanno famiglie super allargate e quindi lì lasciano veramente tantissime persone a cui vogliono bene. Comunque il portoghese è bello, è un misto tra spagnolo e francese, però appunto spagnolo e francese per me sono di livello superiore. Qua con le lingue latine era molto più calorosa. Ho imparato caralho, che significa pisello. Bem-vindos, de onde vocês vêm? Brasil! Como você se chama? Mi chiamo Fernando, un prazer. Quantos anos você tem? I numeri non li ho imparati. Andiamo al mio bivio delle mie due lingue preferite, lo spagnolo e il francese. Il francese. I francesi sono delle teste di... non mi piacciono mai, bruttissimi. Però il francese per me è la lingua più romantica che esista. C'è l'ombrellone, no? In italiano ombrellone. Per loro è le parasol, le stelle, les étoiles, spiaggia, la plage. Però loro dicono lo stesso di noi. Cioè per loro la lingua più romantica è l'italiano. Come tu t'appelles? Je m'appelle Manuel. Come tu t'appelles? Je m'appelle Luca. Dicevo pure Luca, no? Per dire no Luca, ma dicevo in francese, dicevo Luca. Ça va? Loro, una cosa che a me non piace del loro linguaggio è che quando dici ça va, no? Come stai? Loro rispondono ça va et toi? Non mettono il punto interrogativo alla fine della frase. E io ci mettevo sempre oui oui, la baguette, panno au chocolat, le croissant. Arriviamo alla lingua spagnolo. Mi hanno chiamato alle armi. Lo spagnolo. Poi non lo so, io sono nato che capisco lo spagnolo. Sarà pure facile, simile all'italiano, ma lo spagnolo capisco quasi ogni parola e mi viene facilissimo impararlo. Beh, rispetto al francese, lo spagnolo è bellissimo, ma forse un pelino sotto al francese, proprio a livello di armoniosità del linguaggio. Però è un linguaggio che viene proprio, cioè si sente che quando parlano viene proprio dal cuore. Ovviamente la lingua che ho migliorato molto è l'inglese, perché ho parlato inglese tantissimo con tutti quanti per 4 mesi. Però vorrei mettere dei crediti speciali per il polacco Jak Shai Miao. Ho imparato poche cose perché lo stavo imparando, ma poi non sono venuti più polacchi, quindi non l'ho più imparato. Riesco a riconoscere una famiglia che sta parlando polacco. Delle parole c'è tutto questo. Oltre al polacco, l'ucraino e il rumeno. Alcune lingue ho imparato qualcosa, non lo ricorderò mai perché non lo praticherò mai, ma so riconoscere una famiglia che sta parlando quasi in tutta Europa. Infine voglio concludere il video dicendo che per imparare le lingue ci sono tantissimi modi. Sarete avvantaggiati o non a seconda delle situazioni in cui vi trovate. Io, essendomi trovato letteralmente 4 mesi circondato da stranieri, sono stato bravo e intraprendente io a farmi insegnare tutte queste lingue perché nessuno l'ha fatto e avevo la voglia di farlo. Quindi se veramente avete la voglia, vi trovate un modo, ci sono tantissimi modi, vi trovate un modo e imparate. Iniziate da una, perché a un certo punto io non riuscivo a parlare nemmeno più inglese perché avevo così tante lingue in testa, che era proprio il momento in cui stavo imparando l'olandese e il tedesco. Quando parlavo inglese con una persona parlavo alla metà della velocità. Ci dovevo pensare per parlare inglese e non mi venivano le parole. Finito il video. Ciao.